Basta ferraia? Ferrate sì, nuove o ferrate no? Oggi parleremo di un argomento molto spinoso e c'è un dibattito molto acceso. Noi lo affronteremo in stile del canale, quindi in modo pacato. Questo è un canale che non utilizza il linguaggio urlato, diciamo. E ti dirò di più perché mi interessa la tua opinione, commenta quello che pensi. Perché io francamente, e te lo dico umilmente, non so dare una risposta a questa domanda. Allora, vediamo il punto focale di questo argomento. Infatti i toni accesi non riguardano le ferrate storiche, quelle vecchie, bensì quelle nuove, soprattutto quelle che non seguono, diciamo, una linea logica, ma vanno a cercare i punti dove praticamente non passeresti mai a cose normali, per aumentare la sensazione di verticalità, la sensazione, diciamo, di adrenalina, quell'adrenalina che cresce, tipica dei parchi avventura. Infatti lo studio che c'è alla base dello sviluppo di una nuova ferrata è un parco avventura. Hai presente scalette, ponticelli, staffe, eccetera? È praticamente lo stesso, cioè l'obiettivo finale è che l'utente deve rimanere affascinato dalla verticalità che è riuscito a superare. È una cosa, diciamo, molto di marketing, cioè te vai a fare una cosa adrenalinica piuttosto che a vedere un paesaggio, mentre le ferrate storiche sono state fatte su sentieri difficili, praticamente per mettere in sicurezza alcuni sentieri, in modo che anche le persone meno preparate possono passare in sicurezza. Quindi la differenza sostanziale è che il filo viene utilizzato come strumento di sicurezza, non per la progressione, e anche l'utilizzo di staffe e altre cose è più limitato. Ora, io francamente quando guardo una montagna è proprio una cosa automatica, il mio occhio cerca il percorso più facile. Infatti anche qui, se vedete il chiodatore in questa parete di roccia, ha seguito praticamente una linea logica. Vedi, anche lì in quella fessura c'è proprio una linea logica per salire. Poi francamente mi piace tenere le mani sulla roccia, sentire l'aderenza delle scarpette sulla roccia. Quindi sostanzialmente mi piacciono di più le ferrate storiche, cioè non vado alla ricerca di quella verticalità non naturale, diciamo, creata dall'uomo. Cioè è proprio un fatto mentale, perché la via più facile è questa, però la ferrata mi va di là, perché di là c'è più esposizione, ci sono più staffe, c'è più verticalità, c'è un ponticello, eccetera. E questo mi mette un po' in crisi, sarò vecchio. Infatti il canale, appunto, arriva il nonno, quindi perdonatemi. Però aspetta, ora c'è il colpo di scena, perché io sono apuano, le mie montagne sono le apuane, e come ben sapete l'estrazione del marmo ha un impatto molto devastante sul territorio. Quindi francamente preferisco una montagna con della ferraia, cioè che c'è della gente che ci si va a arrampicare a fare queste ferrate, piuttosto che una montagna distrutta, chiaramente, no? Cioè alla fine bisogna anche capire chi vive in montagna, chi vive in una determinata zona, che magari ha bisogno di turismo, ha bisogno di persone che vadano nella loro zona. Una ferrata che richiama persone, chiaramente ne beneficia un po' tutta la zona, gli hotel, i ristoranti, i rifugi, eccetera. Del resto, come qui sulle Apuane, è chiaro che se chiude una cava e le persone rimangono senza lavoro, serve una nuova forma di sviluppo che ci auguriamo che sia il più sostenibile possibile. Questa via si chiama A Piedi Nudi.
Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes just open. Fantastico, lo dovreste proprio sentire, fantastico. Bene, quindi ti lascio la parola, commenta veramente la tua opinione e che sia una cosa che non ci divida, perché alla fine abbiamo tutti la stessa passione, amiamo la montagna. Un abbraccio, a presto e buona montagna a tutti!